Allora, oggi mi trovo nella bellissima cornice del poligono La Torraccia, qua nei pressi di Spoleto. La giornata è veramente molto bella, perfetta quindi per fare il test di questo rangefinder della Vortex. Sto parlando del Crossfire HD 1400. Impatto. È un telemetro, quindi un rangefinder che ci permette quindi di misurare fino a 1400 yard, quindi più o meno insomma, intorno ai 1300 metri i target e i nostri bersagli, ovviamente in base alla riflettività dei bersagli, quindi il colore, la dimensione e tutto, queste distanze possono essere un po' più brevi. A noi comunque interessa poter misurare fino all'incirca all'interno dei 1000 metri, diciamo così, quindi avendo un rangefinder che ci permette di arrivare su target abbastanza grandi, credo che la Vortex indichi ad esempio un cervo, un animale insomma abbastanza grande, fino a 1400, sicuramente entro i 1000 avremo delle misurazioni accurate. Per verificare che sia effettivamente così, lo confronterò con un altro telemetro, quello che uso normalmente io in poligono, che è molto più potente. Questo arriva a 2,5 km e è anche abbastanza più costoso, quindi uno strumento sicuramente adatto a fare da paragone al nostro Vortex. Ora, come vedete, il Vortex arriva molto carino con questa custodia che ci permette anche di poterlo agganciare alla cinta dei pantaloni, molto bella, devo dire, molto rifinita. E questo è il nostro strumentino, piccolo, compatto, leggerissimo, praticamente c'è un solo tasto col quale si fa tutto, un menu semplicissimo che ci permette di decidere praticamente se vogliamo leggere le misure in yard e in metri, se vogliamo rilevare principalmente il bersaglio più vicino a noi piuttosto che quello più lontano. Questo fa sì che si evitino di fare delle letture false quando magari stiamo mirando a un target più lontano ma prima ce n'è un altro, quindi possiamo lo strumento potrebbe, diciamo così, pensare che vogliamo misurare quello più vicino, invece noi possiamo, diciamo, dargli direttamente dal menu l'indicazione di cosa vogliamo misurare, di quale, e quindi automaticamente lo strumento capirà, diciamo, che vogliamo la misurazione del target dopo o piuttosto che quello invece più vicino. Quindi procediamo adesso a fare il test. Nel frattempo voglio ringraziare molto l'Armeria Ciaffoni di Frascati, che come al solito è stata così gentile da prestarci questo strumento per farne il test sul campo. Andiamo subito a fare quindi il test e vediamo le misurazioni. Partiremo praticamente dai 50 metri fino ai 400 metri, che sono, diciamo, le distanze disponibili qua sul campo del bellissimo poligono della Torraccia. Allora, come dicevo, iniziamo il test dalle distanze più ravvicinate, quindi vediamo un po' il primo target che ho davanti, andiamo a misurarlo e mi dà 45.0. verifichiamo con l'altro strumento, ho 44.9, quindi siamo nel range di tolleranza. Tutti questi strumenti normalmente hanno una tolleranza, diciamo, più o meno di 1 metro. Passiamo alla distanza dopo, dovrebbero essere i 100 metri. Ok, mi dà 97.5, verifichiamo con l'altro, (97.0). Andiamo subito dopo, 147.0 metri, 146,5, quindi siamo là praticamente una differenza di mezzo metro.
Andiamo ancora avanti. (200.0) e 200 metri. (199,8). Ok, andiamo oltre. C'è la sagoma del cervo a 276 metri, mi dice questo. Verifichiamo con quest'altro. Allora il cervo, eccolo lì, 275,8. Avevamo detto, con questo non me lo ricordo più, scusate, 275,9, quindi siamo là esattamente. Quindi proviamo l'ultima distanza, siamo praticamente ai 300 metri circa, dovrebbero essere. Abbiamo 296,8 con questo, con il Vortex. Verifichiamo con l'altro. 296,7. Quindi si evince, diciamo così, da questo test che praticamente aumentando la distanza, la precisione, diciamo così, di rispondenza dello strumento, almeno con quest'altro, paragonato a quest'altro, diventa praticamente perfetta. Sulla breve distanza c'è un minimo di margine d'errore in più, ma parlavamo di, sempre all'interno di 1 metro massimo. Quindi uno strumentino che, devo dire, si presenta davvero molto interessante, anche perché pesa pochissimo, ma non solo, anche il costo è davvero molto basso. Le lenti sono molto buone, devo dire che anche la definizione dell'immagine, ecco, ad esempio sto osservando adesso i 400 metri, mettiamo a fuoco la regolazione con il mio occhio e devo dire che ai 300 metri riesco a distinguere le piastre che sono appese e i numeri che sono sopra i bersagli 4, 5, 6. Quindi diciamo delle lenti anche abbastanza buone, considerando che questo strumentino viene venduto a 180 euro, quindi un prezzo molto contenuto per uno strumento comunque di marca, quindi uno strumento quindi di qualità. Qui di lato c'è un altro pulsantino che invece serve semplicemente a entrare nel menu, dove possiamo decidere se vogliamo le misurazioni in yard o in metri e se vogliamo misurare il target, che, diciamo, quello che si presenta più vicino a noi o quello più lontano. Al centro c'è nel display, nel momento in cui andiamo a premere per fare la scansione, compare una croce che ci indica appunto che sta laserando, diciamo così, il nostro target e lo sta quindi misurando. Quindi in totale, diciamo, uno strumento molto comodo, molto utile. Ha perfino la funzione per la correzione per i tiri praticamente inclinati verso il basso o verso l'alto, quindi adatta, quindi diciamo la lettura che noi vedremo sarà, se la attiviamo ovviamente, sarà adattata, la chiama HCD, praticamente sul display compare così, e quindi ci dà la misura compensata in base all'inclinazione del target che stiamo mirando. Quindi, riassumendo, uno strumento leggero, compatto, dotato delle funzioni basi, diciamo quelle che più ci servono sia per il normale tiro un poligono sia per la caccia. Prezzo aggressivo, perché 180 euro per un buon telemetro sono abbastanza pochi, direi, quindi secondo me uno strumento più che valido. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. Ovviamente sotto in descrizione vi metterò il link a questo strumento, così magari vi andate a vedere anche in particolare, diciamo, la descrizione tecnica. Noi come sempre ci vediamo qui su Sandit.